Ciao a tutti, amici del Leone. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Leone, tendenze energetiche generali per la seconda parte di novembre 2022. Abbiamo la carta dell'eremita, amici del Leone, periodo di isolamento, periodo di riflessione, periodo di ricerca interiore probabilmente per qualcuno, perché quando c'è l'eremita si tratta di ricercare la propria verità. Per qualcuno potrebbe anche fare riferimento al sentirsi soli, non per tutti è un isolamento, diciamo, volontario. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo e quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi invece trova sotto nella descrizione del video, cliccando su altro, il mio indirizzo email. Bene, cominciamo bene perché abbiamo una ruota della fortuna, un 2 di bastoni, un 4 di coppe, un 7 di coppe e la carta dell'eremita nuovamente. Allora, la ruota della fortuna qui mi dice che si è concluso un ciclo o si sta concludendo un certo tipo di ciclo, un certo tipo di momentum, può essere un ciclo karmico o no. Sta di fatto che le cose qui sono cambiate o stanno per cambiare in modo molto positivo. Quando c'è la ruota della fortuna sono cambi veloci normalmente. C'è anche un 2 di bastoni e qui sento che qualcuno ha voglia di guardare oltre, di programmare, organizzarsi anche un futuro, ma con il 4 di coppe c'è una sorta di cecità per quello che riguarda le opzioni che avreste. E anche qui abbiamo un 7 di coppe. Io credo che qui non stiate valutando bene perché il 7 di coppe è una carta che parla sia di possibilità ma anche di illusioni. Adesso poi andiamo a vederlo con gli arcani, con i mini tarocchi, lo spieghiamo meglio, ma ho come la sensazione che qui ci siano una serie di possibilità da valutare attentamente perché non si coglie quella che potrebbe essere quella vincente, mi viene da dire. Abbiamo poi anche di nuovo la carta dell'eremita, quindi di nuovo probabilmente inizierà questo periodo di introspezione, questo periodo di ricerca personale e qui abbiamo la chiusura del ciclo che veniva anticipata dalla ruota della fortuna. C'è un 10 di spade, qualcuno si lascia indietro. Qualche verità mi viene da dire. Perché comunque o potrebbe anche essere che si lascerà indietro qualche illusione o qualcuna di queste possibilità che si potevano aprire. Ok, terminiamo poi con una regina di bastoni, quindi qui c'è una ripresa, se vogliamo, del vostro potere personale con la regina di bastoni. È sempre una carta che parla di una persona che sa comandare, sa il fatto suo, sa come gestire persone e situazioni, ok? Quindi è una bella carta per terminare. Andiamo a vedere di spiegare un po' il tutto con i mini tarocchi. Io intanto, per chi non lo sapesse, vi comunico che ho già pubblicato gli oroscopi del 2023, o meglio, li sto pubblicando. C'è un primo oroscopo che parla delle energie generali e poi seguiranno altri tre oroscopi di approfondimento sulle energie generali. Uno è già uscito, quello sulla crescita spirituale, e la prossima settimana usciranno quelli sull'amore e poi quelli sul lavoro e l'economia. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Abbiamo la morte al contrario, un altro 2 di bastoni e un 7 di pentacoli al contrario. Qui ho come l'impressione che ci sia una sorta di impazienza con questo 7 di pentacoli al contrario per rigenerarsi, per cambiare, per dare inizio a questo nuovo ciclo della vostra vita, questo nuovo ciclo karmico. Il punto è che qui, avendo questo 2 di bastoni al contrario, la carta della morte, sento che dovete un po' cambiare attitudine, un po' cambiare mentalità, mi viene da dire.
a vedere il 2 di bastoni. Ma infatti qui poi lo sento. Ops. Qui lo sento, perché c'è qualche cosa che vi porta fuori, che vi distrae. Abbiamo un re di pentacoli scusate, un re di pentacoli e un 4 di spade al contrario. È come se da un lato non vi sentiste ancora abbastanza pronti per intraprendere questo nuovo ciclo, questo nuovo percorso, e quindi siete un po' indecisi, mi verrebbe da dire. Per qualcuno si può proprio trattare di... Mi verrebbe da dire di non staccarsi dal proprio terapeuta, perché quando c'è un re di pentacoli fa riferimento anche agli psicologi, quindi probabilmente c'è qualcuno, perché ho la carta del 4 di spade al contrario, io credo che ci sia qui qualcuno che è in terapia, sta facendo anche solo dei percorsi di crescita, piuttosto che dei seminari, sta leggendo, non lo so, e c'è questo 4 di spade che è ancora lì, capovolto, come se ci fosse ancora bisogno di prendersi questo periodo, non si fosse completamente guariti da questa morte, da questo cambio che c'è stato, che comunque è repentino e drastico, no? Ripeto, con la carta della ruota della fortuna il cambio è positivo. Diciamo che la morte al contrario qua mi dice che fate fatica a lasciare indietro qualche cosa, ecco, è più da quel punto di vista lì. Per qualcuno il re di pentacoli fa riferimento a una persona che magari è vicino a voi, può essere un capo, può essere ehm, sì, una persona alla quale voi fate molto riferimento, che potrebbe essere lì per sostenervi, per aiutarvi in questo processo, in questo momento di riflessione, diciamo così. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo un 2 di spade, la carta del mondo al contrario, il carro al contrario e un re di coppe. Ho come l'impressione che qualcuno qui voglia andare fuori fisicamente da dov'è, fuori dalla propria città, fuori dalla propria nazione, però non ci sia il coraggio di lasciarsi indietro, magari la propria famiglia, magari la propria realtà. C'è paura di fare uno spostamento di lunga distanza, sento. Andiamo avanti, vediamo con il 7 di coppe. Diciamo che anche il 2 di spade qui sotto la carta del 4 di coppe mi dà proprio da pensare che ci sia qualcuno che veramente non veda chiaro, perché di nuovo è un 2 e un 2. Sono due carte di indecisione, però qui c'è proprio qualche cosa di interno che non si vede e secondo me questo mondo al contrario è molto collegato a questo 4 di spade, al contrario, perché c'è bisogno di rinforzarsi, di guarire il bambino interiore, di maturare a livello emotivo, io direi. Perché con il carro al contrario è come se ci fossero certe persone che non riuscissero in realtà a dare una direzione alla propria vita, cioè ci sono quelle persone che reagiscono, vivono reagendo alla vita, semplicemente affrontano quello che capita, giorno dopo giorno, no? Cercano di sopravvivere in mezzo a quello che capita giorno dopo giorno. Ci sono invece altre persone che puntano un obiettivo e si muovono per conseguire quell'obiettivo, indipendentemente da quello che gli capita addosso tutti i giorni. Quindi nel primo caso è un po' una barca in balia del vento, mi muovo e mi sposto in base a dove gli eventi mi portano. Qui è mi muovo e mi sposto in quella direzione indipendentemente dagli eventi che cercano di spostarmi. Spero di aver reso l'idea. Allora, il 7 di coppe è spiegato dalla carta del matto e dal 3 di coppe. Ehm, Sento che vi manca un po' di fiducia nel prossimo, ragazzi. Perché comunque avete queste carte di eremita, queste carte, non lo so. E avere il matto comunque in centro stesa è come se mi dicesse che non vi fidate abbastanza o di voi stessi o delle altre persone o delle possibilità che vi si stanno aprendo.
Andiamo a vedere l'eremita, perché secondo me avete bisogno di scavarvi dentro. Cavaliere di coppe e 10 di spade. Sì, fate un passo alla volta, guardate, 10 di spade, 10 di spade. Siete prossimi. L'eremita è una carta numero 9. Il 9 è il numero prima del 10 ed è il numero prima del compimento. È il numero dell'iniziazione, di dove diciamo così, affronta la prova, no? Quindi poi c'è il supero la prova o non la supero fondamentalmente. Quando non si supera la prova si ricomincia da capo. Esattamente come nei videogame, nelle relazioni, quando non impariamo la lezione di vita, ci si ripresenta una persona che ci mette davanti la stessa situazione. Ehm, Qui si dice di fare un passo alla volta, o qualcuno ha bisogno di lasciarsi indietro questo cavaliere di pentacoli, che qui potrebbe essere stato visto come il re di pentacoli, quindi c'è questo taglio, c'è questa chiusura ciclo, c'è questo riscoprirsi, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 10 di spade di lì. 3 di pentacoli al contrario e 2 di pentacoli al contrario. Sì, io qui credo che ci si debba un po' togliere dalla testa certe idee, il fatto che qui ci siano tante possibilità, tante occasioni, mi viene anche da dire tante idee, però qui c'è qualche cosa che vi impedisce di aver fiducia in voi stessi. Sento che è un po' quella l'attitudine mentale che dovete lasciare indietro, perché quando c'è il 3 di pentacoli è sempre una carta che parla di bassa autostima e soprattutto avendo anche il 2 di pentacoli così al contrario, si sta facendo un po' fatica a mantenere in piedi le varie cose o situazioni o emozioni anche contrastanti, mi verrebbe da dire, perché quando c'è un 2 di pentacoli si parla anche di alti e bassi, sia da un punto di vista finanziario, pratico, ma anche emotivo o ciclico, appunto. Guardate, abbiamo due carte, manca solo più il giudizio. Poi abbiamo due carte che parlano di cicli karmici, quindi qui veramente è anche il mondo che è una carta di forte compimento. Quindi qui veramente si arriva verso la chiusura e avete anche 2 10. Sì, è la morte. È più una questione di chiusura di un ciclo, più che apertura. Magari l'apertura arriverà più in là, verso dicembre, verso gennaio magari, però qui si sta veramente compiendo un ciclo. Andiamo a vedere la regina di bastoni, per piacere, grazie. Ecco, 10 di coppe e la carta del diavolo. Qualche cosa o qualcuno qui vi sta condizionando. Potreste essere anche voi stessi, che vi state condizionando. Vi ricordo sempre che quando c'è il diavolo si parla di ego, quindi può essere anche che il vostro ego vi porti a pensare di dover avere una famiglia felice, di dovervi, non so, magari sposare, fare figli o quelle cose lì, perché quello è quello che riconosce la società e quindi ci si identifica con quello che è riconosciuto dalla società. Datemi un'altra carta per questo diavolo. Sì, condizionamenti mentali, un 8 di spade al contrario. Può anche essere che ci siano dei condizionamenti che si sono assorbiti in famiglia, magari potrebbe essere una madre, una sorella, una zia o qualcuno che tenti di condizionarvi anche. Lo sento molto legato al vostro passato perché avete questa carta dell'eremita, questa persona intendo, questa figura. Va bene, andiamo a vedere con gli oracoli che cosa vi dicono, vediamo se viene fuori qualcos'altro. Sento che c'è qualcuno qua che, come vi spiego, si è un po' perso la fiducia, è come se ci si fosse persi in un bicchiere d'acqua. È per quello che c'è la carta dell'eremita, avete bisogno di ritrovare il centro, mi viene da dire. Ok, andiamo a vedere con gli oracoli.
Comunque ragazzi, qui la carta dell'eremita vi darà la possibilità di rendervi conto di quanto valete, perché il 10 di spade arriva proprio per chiudere il ciclo di impotenza e di inadeguatezza che si sente. Ok, qui parla di influenze emotive. È una carta che fa riferimento a chi cerca di manipolare. Guardate, la regina di bastoni è sempre raffigurata con un gatto, nella maggior parte dei mazzi, è raffigurata con un gatto nero perché si associano i gatti neri alle streghe e le streghe sono quelle persone che, cioè è da intendere come quelle persone che sono molto abili ad ammaliare gli altri, a circuire gli altri, a girarti un po' le parole, insomma, a loro favore, per girare la questione o il discorso a loro favore. E qui sento che potrebbe esserci qualche tipo di pettegolezzo o influenza emotiva che non so fino a che punto potrebbe essere sano, perché comunque qui c'è il diavolo, quindi è un'energia bassa quando c'è il diavolo. Quindi fate attenzione a non farvi troppo coinvolgere in questo genere di cose. Difatti poi abbiamo anche la carta, guardate, 33 e 34. Abbiamo la carta dopo che è una corrente di emozioni e qui ci sono i sentimenti incontrollati. Quindi qui sento che veramente, probabilmente è una persona che avete, ripeto, conosciuto nell'infanzia, magari appunto una madre, un tutore, una tutrice o una persona che vi gira ancora intorno che è fortemente condizionante per voi. E io credo che sia anche una persona che vi dà un certo motivo di alto e basso emotivo, emozionale, insomma. Però guardate, avendo il diavolo, cioè non dategli retta fondamentalmente, perché avendo il diavolo e l'otto di spade perché questa persona ha una sua visione della realtà e la vede così e punto, cioè non è detto che sia come la vede questa persona, può anche essere diverso. Voi con la vostra mente potete creare una realtà diversa, insomma, no? Mm. Va bene, ancora un messaggio da parte dell'universo. Vediamo che cosa vi vogliono dire ancora. Gli ostacoli sono, mi viene da dire detonatori, ma non sono detonatori. Ehm, sono, come vi posso, non distrazioni. Ah, mi sfugge la parola. È come per dire che gli ostacoli vi aiutano a ritrovare la giusta direzione. Normalmente quando l'universo ci mette davanti degli ostacoli, delle iniziazioni, dei bivi, qualche tipo di prova, è appunto perché abbiamo bisogno un attimino di capire quanto siamo forti, di capire qual è la giusta direzione, appunto. Cari amici del Leone, io spero che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere like, se volete supportare il canale potete iscrivervi, potete condividere, commentare, lasciare una donazione, ogni tipo di aiuto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!